La tecnica con la quale eseguire un push-up varia in base agli obiettivi che ciascuno si pone. L'obiettivo preso in considerazione in questo video è l'apprendimento di skills quali la planche e il maltese. La posizione del corpo deve essere lineare. Le articolazioni di caviglie, ginocchia, bacino e spalle devono trovarsi sulla stessa linea. Affinché ciò sia possibile è necessario retrovertere il bacino, contrarre l'addome e protrarre le scapole. Per imparare correttamente l'impostazione consigliamo di provare la versione in piedi. Uno schema mentale utile per l'apprendimento è quello di pensare al movimento che fareste se qualcuno vi desse un pugno nella parte centrale dello sterno. Osserviamo ora il comportamento dei gomiti. Fondamentale per preservare la salute delle spalle è evitare che questi puntino verso l'esterno. I gomiti devono essere indirizzati verso la parte inferiore del corpo, in modo da consentire alle spalle di rimanere rilassate durante il movimento. A tal proposito, osservate il movimento dell'incavo del gomito. I tipi di presa tra cui scegliere sono la wide grip, la standard grip, la narrow grip e la diamond grip. In tutte le varianti è possibile notare che i gomiti puntano sempre più verso la parte inferiore del corpo che verso il lato. Per i principianti consigliamo l'utilizzo della standard grip, versione più semplice e sicura tra quelle elencate. I piedi, nella variante più completa, devono appoggiare sulle punte ed essere uniti. Per aumentare l'intensità dell'esercizio è possibile passare dalla punta al collo del piede. Il range di movimento deve essere completo. Si parte con i gomiti in blocco articolare, ossia con le braccia tese, e con la testa in linea con la colonna vertebrale. L'obiettivo è arrivare a sfiorare il pavimento con il petto e non con il viso. Importante è il movimento delle scapole. Esse non devono permettere al collo di incassarsi, ma devono essere depresse e protratte. Nella parte bassa del movimento, invece, le scapole devono essere addotte, devono, in altre parole, avvicinarsi l'una all'altra. Importante è anche ricordare che il petto lavora maggiormente quando l'omero si trova sotto il suo livello. Se faticate a mantenere il corretto range di movimento, non vergognatevi a scalare l'esercizio appoggiando le ginocchia a terra. Il vostro petto crescerà certamente di più che quello di coloro che per mancanza di umiltà fanno 1000 mezze ripetizioni. Nei piegamenti sulle braccia, essendo essi movimenti a catena cinetica chiusa, il giunto da stabilizzare è rappresentato dal gomito, non dalla spalla. Possiamo dunque permetterci di finire l'esercizio con le scapole protratte, senza paura di infortunarci alla spalla. Dovremmo avere invece un occhio di riguardo per il gomito. Per far ciò dovremo fare in modo che per tutto il range di movimento gli avambracci rimangano circa perpendicolari al pavimento. Il gomito dunque fungerà da centro attorno alla quale avverrà la rotazione della spalla. Ultimo elemento da tenere in considerazione è la respirazione. Bisognerà inspirare nella fase discendente del push-up ed espirare nella fase ascendente. La respirazione consigliata è quella di tipo diaframmatico, la quale permetterà un maggiore afflusso d'aria ai polmoni. E ricordate, meglio umili ma col petto grosso.